Un segnale sconvolge 200 anni di storia economica. I mercati finanziari non hanno mai vissuto una cosa del genere e non lo sto dicendo per sconvolgerti, per impressionarti, ma lo sto dicendo perché è un dato di fatto, un dato che andremo ad analizzare oggi insieme, un dato che bisogna assolutamente conoscere per comprendere quella che è la direzione che sta prendendo il mercato. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche perché entreremo direttamente nella tana del bianconiglio e vedremo cosa sta veramente succedendo là fuori. Si parla di recessione, si parla di crollo dei mercati in vista, eppure i dati ci dicono qualcosa di diverso. Ma che cosa esattamente? E che cosa realmente potrebbe succedere? Prima però di analizzare ciò che sta succedendo in questo momento, facciamo un passo indietro, andiamo a guardare che cosa è successo nella storia. Per 2 secoli, ogni volta che le economie si indebolivano, i tassi di interesse a lungo termine, come quelli per esempio dei titoli di Stato a 30 anni, crollavano. Quindi l'economia si indeboliva, i tassi di interesse crollavano. E puoi vedere questa legge in azione proprio nel passato. Infatti, crisi del 2008, tac, i tassi a 30 anni, questi qua sono i tassi statunitensi in particolare, crollano. Covid, tac, anche qui crollo. Quindi storicamente, andando anche indietro nel tempo, noterai che i rendimenti dei titoli, i tassi di interesse a lungo termine, quindi sui 30 anni, tendono a crollare. Crollare quando? Quando c'è crisi. Quando i mercati diventano più deboli. Però oggi, stranamente, sta succedendo esattamente l'opposto. E non è solo una cosa che coinvolge gli Stati Uniti, coinvolge ogni singolo paese sviluppato. Infatti i rendimenti dei titoli a lunga scadenza, quindi i bond a 30 anni, stanno in realtà aumentando. I dati ci dicono che i mercati si stanno indebolendo, ma stranamente i rendimenti dei titoli non stanno crollando come dovrebbero fare, ma stanno in realtà salendo e salendo anche tanto. Questa è assolutamente un'anomalia, una distorsione, oppure è un segnale. Parliamo quindi di numeri. A maggio 2025, come puoi vedere, il rendimento del US 30-year bonds yield, quindi stiamo parlando di nuovo del titolo obbligazionario a 30 anni degli Stati Uniti, a maggio 2025 ha superato i 5,09% e questa è la terza volta che accade da ottobre 2023. Ok, vediamo a questo punto il PIL, quindi in questo primo trimestre del 2025 siamo in realtà in negativo di uno 0,3%, quindi il mercato è in negativo, il mercato non se la sta passando bene, eppure i rendimenti a 30 anni dei bond statunitensi sono alle stelle. Insomma, ci troviamo davanti a tassi di interesse da economia in pieno boom, ma con dati che ci parlano di recessione. A questo punto magari dici, ok, è solo una situazione americana. No, perché come ti ho detto, in realtà coinvolge tutti i paesi sviluppati, tutti i paesi che attualmente non se la stanno passando bene, ma che mostrano, e tra poco vedremo i dati, in realtà dei rendimenti estremamente elevati. E quindi vediamoli. Eccolo qua. Germania, bond a 30 anni ancora una volta. Come vediamo, i tassi sono al massimo, siamo a un 2,98%, un massimo che non veniva toccato dal 2016 e in realtà andando più indietro questo tasso non è stato toccato dalla crisi del 2008, quindi siamo in pieno bull, secondo questo dato qui. Eppure la Germania, sappiamo, non se la sta passando per niente bene. Ma ho detto che non è l'unico, quindi andiamo avanti, andiamo a vedere gli altri paesi. UK, quindi Inghilterra, anche qui 30 anni, anche qui siamo seduti sul massimo. Questo tasso non lo si vedeva dal 1998. E ancora, Giappone, siamo a un 2,91%. Questo dato è il più alto degli ultimi 25 anni e anche qui non se la sta passando proprio bene. Andiamo avanti. Australia. Anche qui il massimo storico, siamo a un 4,9%. Anche qui era da un bel po' che non si vedevano questi numeri. E come vedi dal 2024, tutto il 2025, ci siamo mantenuti su quest'area qui. Tutti questi paesi stanno vivendo stagnazione economica. Ma allora come diamine è possibile che i rendimenti dei bond a 30 anni anziché crollare, stiano salendo? Evidentemente la risposta a questa domanda non è da ricercare nell'economia, perché l'economia ci dice tutt'altro, dovrebbe succedere tutt'altro,
E quindi dove andiamo a cercare questa risposta? Perché i rendimenti stanno esplodendo nonostante ci troviamo in una fase potenzialmente di recessione? Almeno i dati ci dicono questo. La risposta a questa domanda è, ahimè, scomoda. Non è una risposta classica accademica che piace dare agli economisti, ma è una risposta che bisogna dare. Ed è una risposta che mi prenderò, visto che non sono un economista, la briga di darti io. I mercati stanno reagendo in questo modo perché stanno perdendo la fiducia nel denaro. E la storia ci insegna che quando succedono queste cose, quando si perde fiducia nel denaro, gli smart money vanno altrove. E dove vanno? Vanno verso gli asset duri, gli asset forti, quelli che si chiamano in gergo gli hard asset: oro, argento, bitcoin, terre, azioni forti, patrimoni reali. Quindi si spostano verso gli asset veri piuttosto che il denaro fiduciario, quindi la classica valuta fiat. E come abbiamo visto nel grafico di prima, e te lo vado a rimostrare, l'ultima volta che ha superato quota 5%, come puoi vedere qui, è stato quando? È stato proprio poco prima della crisi del 2008, quindi poco prima del crollo grande del 2008. Da lì in poi non ha più raggiunto questo livello, se non attualmente, dove ci troviamo appunto sopra il 5%. Crollarono poi anche durante la pandemia, ma crollarono da un livello molto più basso, intorno al 3%. Quindi stiamo parlando di una situazione molto particolare e ancora una volta non si tratta di economia, si tratta di fiducia. Gli investitori, le persone comuni stanno perdendo fiducia nel sistema tradizionale. Il sistema tradizionale sta di fatto collassando. Che attenzione, non vuol dire che crollerà tutto, moriremo tutti, perderemo tutto tutti. No, vuol dire che qualcosa cambia verso altre situazioni, verso altri asset, in particolare verso quelli che si chiamano, no, i beni rifugio. E allora andiamoci a vedere, andiamo a fare la prova del 9, come si dice. Eccolo qui, questo qui come vedi è l'oro, questo è il prezzo dell'oro in dollari all'oncia. Dal 2024 ad oggi è salito di un 67%. Quindi da gennaio 2024 fino adesso a maggio 2025 l'oro ha registrato un più 67%. Questi sono movimenti assolutamente strani per un asset come l'oro, un asset che tende a essere molto più stabile ma che in determinate situazioni effettivamente mostra qualcosa. Cosa ci mostra? Anche qui la perdita della fiducia verso il sistema tradizionale. Ecco perché i rendimenti dei titoli stanno schizzando alle stelle. Nessuno li vuole, le persone vogliono altro, le persone stanno puntando a questo, stanno puntando all'oro, stanno puntando agli hard asset. Quindi abbiamo visto l'oro, andiamo avanti, andiamo a vedere per esempio Bitcoin. Che cosa ha fatto Bitcoin nello stesso periodo? Quindi di nuovo da gennaio 2024 fino ad oggi ha fatto un più 171%. Questi movimenti non sono guidati dalla fiducia che tutto andrà meglio. Non è basato su ottimismo, è basato sul timore che qualcosa si sia rotto nel sistema. Quindi ancora una volta non è FOMO, ma è semplicemente uno spostamento di denaro verso situazioni e asset in grado di proteggerci meglio dalla svalutazione in corso, dalla perdita di forza del denaro tradizionale. E questo movimento non è guidato solo da retail o investitori, è guidato anche dalle banche. E infatti dobbiamo andare a vedere che cosa sta succedendo con le banche, perché è da dopo la pandemia, da dopo il 2020 che vediamo i picchi che si sono raggiunti nell'acquisto di oro. Questo qui è, e ne ho parlato già in un video dedicato che ti lascio qua sotto nella descrizione, la domanda d'oro, quindi l'acquisto in tonnellate di oro da parte delle banche centrali. Come vedi c'è stato un boom incredibile, la media di acquisto si attestava intorno a questo range, quindi 2-400 tonnellate. Ma dopo il 2020, dopo il 2021, qualcosa si è rotto nel sistema. E quel qualcosa che si è rotto nel sistema, quella fiducia che è andata a crollare, come sto dicendo all'inizio di questo video, ha portato a un accumulo ben più alto, ben più elevato. Parliamo di una media in quest'area superiore alle 1000 tonnellate anno su anno. Quindi vuol dire che le banche centrali stanno comprando oro a botte da 1000 tonnellate all'anno ogni singolo anno a partire dal 2022. Questo dato non è aggiornato, te lo aggiorno io ora in tempo reale. Siamo 2022, 2023, 2024. Tutti e tre questi anni sono state accumulate più di 1000 tonnellate d'oro dalle varie banche centrali. E probabilmente, visti i dati del 2025, anche se parziale ancora, anche il 2025 sarà nuovamente segnato da un acquisto massiccio. Quindi non sono solo i retail,
non sono solo gli investitori, ma anche le banche centrali. Si stanno spostando, si stanno preparando a qualcosa, stanno dirigendo la propria attenzione verso gli hard asset. E non è un caso che proprio in questo momento, proprio in questi anni, gli Stati Uniti abbiano deciso di aprire le porte, di abbracciare Bitcoin. La loro scelta non è una scelta guidata dal ok, faremo tutti un sacco di soldi con Bitcoin. No, è una scelta guidata dalla necessità. Oggi gli Stati Uniti hanno bisogno di Bitcoin, hanno bisogno dell'oro, hanno bisogno degli asset, perché la fiducia nel loro denaro sta crollando. Hanno bisogno, si devono aggrappare a qualcosa e l'unica cosa che realmente può tenerli in piedi sono proprio gli hard asset, tra cui anche Bitcoin. Ecco perché bisogna porre una certa attenzione a Bitcoin, ecco perché bisogna considerare Bitcoin per quello che si sta dimostrando essere, che per quello che ha dimostrato di essere negli ultimi 15 anni, un asset non solo in grado di proteggere il tuo potere di acquisto, ma addirittura di moltiplicarlo negli anni. Quindi poni veramente attenzione a Bitcoin, non passare con l'idea è un asset da nerd, è una cavolata, è una roba da truffatori. No, analizza bene, fai attenzione bene, non è l'ennesima bolla. Per carità, i prezzi salgono e scendono, esplodono come tutte le varie bolle, sì, ma quello che poi rimane è la tecnologia sul lungo termine o quello che un determinato asset rappresenta sul lungo termine. Oggi Bitcoin rappresenta uno shift, un cambio di paradigma nel sistema del denaro tradizionale. Parliamo di un denaro digitale, un denaro a stretto contatto, un denaro nato da internet, un denaro che sarà necessario da qui in poi nel mondo di internet. E ovvio, ci saranno stablecoin, ci sarà tutta un'altra serie di cose di cui non parliamo in questo video perché altrimenti diventerebbe troppo lungo. Però Bitcoin oggi è oro digitale. Ha una scarsità, ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono estremamente interessante e che quindi sarebbe stupido, quindi non stare con i paraocchi, no, il Bitcoin fa schifo e tutto il resto, ma guarda in modo analitico e leggi tra le righe di ciò che succede là fuori nel mondo. Quindi qualcosa si sta rompendo nell'economia tradizionale e ne ho parlato in un video che ti lascio di nuovo linkato qua sotto, in cui ho approfondito proprio questa storia dell'oro, dell'accumulo di oro e del perché effettivamente stia crollando la fiducia nel sistema tradizionale. E ricordiamoci che parliamo di valute fiat, valute fiduciarie, cioè valute il cui valore si basa proprio sulla fiducia. E se la fiducia viene meno, beh, allora di che cosa stiamo parlando? E la cosa interessante è che in queste settimane si parla molto del rating di Moody's, che ha declassato nei suoi rating periodici gli USA, proprio per la situazione del debito, quindi quello che sta succedendo negli Stati Uniti. La cosa interessante è che il mercato, come possiamo vedere qui, stava già reagendo in anticipo a quella notizia. Quindi ancora prima che ci fosse quella notizia, come puoi vedere, il mercato stava già salendo. I tassi di interesse a 30 anni erano già in aumento. Questo significa che già c'era perdita di fiducia, già le persone si stavano spostando altrove, già stavano guardando qualcos'altro, i tassi stavano già crescendo, ancora prima del declassamento di Moody's. Quindi stiamo parlando di qualcosa che era già in atto, che già si stava muovendo sotto la superficie e che la maggior parte di persone che non legge questi dati, guarda solo i prezzi, non ha visto, non ha colto. Quindi non è il rating che sta spaventando le persone, ma il deficit che è in costante aumento e che si prevede possa salire di 4.000 miliardi nei prossimi 10 anni. Quindi un deficit difficile da colmare e che continuerà a crescere. Il debito pubblico allora si stima possa salire al 118% rispetto al PIL entro il 2035. Quindi stiamo parlando di un'onda di debito enorme, stiamo parlando di una crescita colossale del debito. Il Giappone ha recentemente dichiarato di avere una situazione fiscale peggiore di quella della Grecia nel 2011 e il ministro delle finanze tedesco ha anche qui recentemente detto che le politiche attuali non sono assolutamente sostenibili. Ecco che cosa sta succedendo là fuori. È questo quello che bisogna guardare. Dobbiamo guardare i macro movimenti in atto, quello che sta succedendo nell'economia, fuori dai grafici, fuori dai prezzi che salgono e scendono. Certo, quelli sono un metro per dirci ok, aspetta, qualcosa sta succedendo, perché io sono arrivato a questi dati analizzando, vedendo l'oro esplodere, cose che non aveva fatto in passato, e allora mi sono chiesto ma perché? E quindi sono andato a fondo e scavando, ecco che escono fuori i dati. Cosa succede quando
si perde fiducia nel sistema, quando il debito sale, quando il deficit è in aumento, bisogna svalutare la moneta, bisogna inflazionare il tutto. E ne ho parlato in un video dedicato la scorsa settimana, quindi anche questo te lo lascio qua sotto, è importantissimo che tu lo guardi. In queste settimane ho fatto una serie di video fondamentali, tutto quello che sta succedendo e ovviamente come prepararci, come difenderci per ciò che verrà. E quindi arriviamo alla domanda: come ci si protegge? Come si protegge il proprio capitale in un'era di svalutazione monetaria? Perché a questo stiamo andando incontro. Come faccio a difendere il mio denaro? Ecco che entra in gioco quindi la strategia. Se la valuta perde valore e quindi noi perdiamo potere d'acquisto, ciò su cui dovremo puntare sono ovviamente gli asset. Questo lo dico sempre, in realtà il mio obiettivo come investitore, come imprenditore è sempre stato quello di accumulare asset, non di certo denaro, non di certo un denaro che viene stampato ogni giorno, costantemente, non un denaro che è debito, un denaro che non ha nulla di sottostante, non ha un valore sottostante se non la fiducia che riponi negli stati, ma non so te, io non è che abbia tutta sta fiducia di questi capoccia qua sopra. Quello che io guardo sono gli asset da sempre, ma a maggior ragione in queste fasi bisogna guardare agli asset, quindi oro, bitcoin, argento, immobili, aziende con del pricing power, con del potenziale, risorse naturali, quindi materie prime. Questo è quello che dobbiamo tenere in considerazione, gli asset, quelli reali, consapevoli del fatto che il gioco è facile alla fine, il debito non si può ripagare, il sistema è costruito sul debito, un debito che ciclicamente ogni 4 anni viene ristrutturato, quindi un debito che pagherà altro debito, che pagherà altro debito e va avanti così, è un'enorme giostra di debito che cresce finché poi un giorno non esploderà, ma nel frattempo, mentre tutta sta roba qui cresce, il denaro perde valore, quindi ciò che noi possiamo comprare col denaro perde valore, quindi non ha senso accumulare denaro, ha senso tenerlo per le spese, per le cose che ci servono, sì, assolutamente sì, ma ha molto più senso accumulare asset, perché se tu sai che ci sono determinati asset che tendono ad apprezzarsi nel tempo, bene, allora devi accumulare quelli il più possibile, il più velocemente possibile, perché il denaro si svaluta. Il prezzo degli asset cresce e soprattutto, e lo dico perché in tanti mi scrivono obbligazioni a lungo termine, cose varie, no, io non sono un fan delle obbligazioni in generale, a maggior ragione non sono un fan delle obbligazioni a lungo termine, non presterei mai soldi allo Stato per andare avanti a lungo termine perché so benissimo che ciò che li sto prestando in cambio di un rendimento fisso che può essere un 4, un 2, un 3, un 5% in realtà non riesce a sopperire a quella che è la reale svalutazione monetaria, la reale svalutazione del denaro. Preferisco tenere il mio denaro parcheggiato in conti deposito flessibili, quindi che io posso prelevare in qualsiasi momento e accontentarmi di un 2-3%, quello che in genere pagano, piuttosto che acquistare obbligazioni a lungo termine, quindi prestare il mio denaro a lungo termine. No, non lo faccio perché so che andrei solo a perdere. Preferisco quel denaro girarlo verso l'acquisto, l'accumulo di asset, come hard asset, come gli asset che ti ho mostrato finora. E ancora una volta non è solo una mia strategia. I grossi portafogli, parlo di quelli di Goldman Sachs, parlo di BlackRock, parlo di Fidelity, i grossi gestori, così come anche le grosse banche, stanno già da tempo ruotando i propri capitali, stanno già da tempo riducendo l'esposizione al reddito fisso, quindi dai bond, dalle obbligazioni e spostandosi sugli asset reali, quindi ancora una volta oro, quindi ancora una volta metalli in generale, materie prime, ma anche Bitcoin. Non è un caso che gli ETF siano partiti proprio adesso, in questi anni. E ora voglio fare un piccolo specchietto, ma veramente veloce, su un cavallo di Troia secondo me sottovalutato. Ne ho parlato già da tempo, ne ho parlato già un bel po' di anni fa e ora voglio ripetermi, visto che in tanti mi stanno chiedendo che cosa ne penso. Sto parlando dell'argento. L'argento è estremamente sottovalutato perché l'attenzione ovviamente è sul fratellino, l'oro, però l'argento offre veramente delle opportunità interessanti, soprattutto in una civiltà che si sposta verso la tecnologia, verso batterie, verso tutta una serie di fattori che porteranno inevitabilmente ad un aumento di consumo d'argento, così come anche di oro, così come di litio e di rame e di tante altre cose. Ecco perché ha senso buttare un occhio anche su questi materiali e su questi asset qui. In particolare, andiamoci a vedere il grafico dell'argento, nel 2025 ha superato i 34-35, attualmente
attualmente si trova a $36 all'oncia, segnando un impressionante 166% rispetto ai minimi toccati nel 2020, quando ne parlai e dissi io mi posizionerò pesantemente sull'argento. Da quel momento ad oggi è salito di un 166%. E questa roba qui è troppo alto adesso? No, perché se vediamo la situazione attuale, ancora una volta dipende con che ottica guardiamo i mercati. Se li guardiamo per speculare nel breve termine è un conto, questo potrebbe essere un prezzo alto, certo potrebbe ancora scendere come ha fatto lungo questi anni, potrebbe crollare magari a 24 per poi ripartire, assolutamente sì, ma ciò che noi dobbiamo guardare è sul lungo termine. Chi vuole investire vuole farlo sul lungo termine, 20-30 anni, io è quello che sto guardando. Quando compro Bitcoin, quando compro l'argento, quando compro l'oro, quando compro risorse, quando compro terreni o immobili, guardo quello, guardo il lungo termine. Devi guardare il lungo termine, non il breve termine, perché sul lungo termine hai una sicurezza, e la sicurezza è che il denaro perde valore, il denaro crolla, il denaro si svaluta, e quando il denaro si svaluta e si riduce il potere d'acquisto, d'altra parte gli asset prendono valore. Gli asset veri, attenzione, bisogna puntare su asset veri, su asset che hanno del potenziale, e questi che ti ho mostrato sono proprio quegli asset lì. Quindi ricapitoliamo cosa fare nel pratico adesso. Ovviamente non è un consiglio finanziario, fai le tue dovute analisi, io ti mostro quello che faccio io. Bene, 1. Uscire dai bond a lunga scadenza. 2. Ridurre la propria esposizione a cash e valuta fiat, tenere il necessario, tenere ovviamente ciò che ci serve anche per speculare, perché non vuol dire che i prezzi degli asset di cui ti ho parlato adesso andranno solo su, no, crolleranno anche, ci saranno dei momenti di storno, viste anche e soprattutto le performance fatte fino adesso. Avere del denaro ci permette di comprarli a prezzi scontati, quindi assolutamente del cash è sempre importante averlo, ma non bisogna avere tutto cash e nessun asset, mi raccomando. 3. Entra negli asset che non si possono stampare. Lo ripeto, entra negli asset che non si possono stampare. Oro, argento, bitcoin, terre, questi sono gli asset su cui puntare. Materie prime in generale, questo è ciò su cui bisogna puntare. 4. Sii estremamente esigente con le aziende, quindi scegli solo aziende che dimostrano solidità e prezzi vantaggiosi. Analizza bene i bilanci. A proposito di questo, io utilizzo Investing Pro per analizzare i bilanci, per capire bene che cosa fare, su che cosa posizionarmi. Mi dà per esempio strumenti come l'AI, quindi io posso scremare i portafogli, avere delle AI che mi suggeriscono a seconda di quello che voglio. Ad esempio questo è un portafoglio basato sul valore italiano, sulle società italiane con più potenziale, quindi qua mi mostra cosa fare, quindi come speculare su queste società e il perché mi dice guarda queste società piuttosto che altre. Posso farlo anche con tanti altri titoli. Ho una sezione dove posso guardare le idee, cioè che cosa stanno facendo i big investor, monitorare, tracciare il loro intero portafoglio, andare a vedere come si sono mossi, che cosa stanno facendo. Anche qui assolutamente uno strumento vitale secondo me. Posso filtrare, posso ricercare, ho grafici, ho tutto quello che mi serve per andare ad analizzare nel profondo le singole aziende. Quindi posso vedere bilanci, posso vedere che cosa fanno, posso vedere come stanno andando. Per esempio, se io adesso apro questa azienda qui, come puoi vedere ho le notizie, quindi tutte le notizie che riguardano queste aziende, al di là del grafico. Ho velocemente qua tutto ciò che mi può interessare, quindi il flusso di cassa può coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi. Attenzione, ha un PE ratio elevato in questo momento, è scambiato a un price book elevato, però un forte ritorno sugli ultimi 3 mesi. Gli analisti prevedono un profitto per la società quest'anno, e quindi vado a scremare, a guardare, ad analizzare. Posso vedere i dividendi, come stanno andando, come si stanno muovendo negli ultimi 10 anni per esempio. Posso vedere anche gli utili, come sono andati, se sono stati in crescita, se sono stati in calo. Posso vedere anche i bilanci completi se voglio, quindi il conto economico, di nuovo lo stato patrimoniale, tutto quello che riguarda questa azienda, e velocemente, come puoi vedere qua, i ricavi. Come puoi vedere i ricavi sono in aumento per esempio. Qui posso andare a vedere anche le spese operative, posso andare a vedere anche il reddito netto, quindi come si sta muovendo, come sta andando. Posso vedere un sacco di cose, posso anche confrontarlo con i competitor, quindi vedere quali sono i maggiori competitor e quale branca, quale ambito prende, quindi quale fetta di mercato prende questa società, e vedere velocemente se il prezzo dei competitor è sottovalutato oppure no. Quindi posso andare a scavare a fondo per trovare anche altre situazioni. Quindi veramente mi offre tutta una serie di
caratteristiche sia per chi vuole operare short term, quindi speculare tramite anche AI, sia per chi vuole invece posizionarsi più a lungo termine, monitorare, tenere traccia bene del proprio portafoglio. Tra l'altro ci sono anche degli avvisi che ti arrivano settimanalmente via mail e ti dicono: guarda, questo è il tuo portafoglio. Ad esempio, io ho caricato il mio intero portafoglio qua su Investing Pro in modo da monitorare tutte le aziende velocemente, cosa succede, come si muovono, vedi sottovalutato, il fair value, quello che ti ho mostrato prima. Contemporaneamente mi arriva ogni settimana una mail dove mi dice: guarda, dei 20 titoli che hai, 10 sono attualmente sottovalutati, quindi può essere un ottimo momento per acquistarli, e sono questi qua. Vai a vederli. Entro, guardo effettivamente se ha senso aumentare magari il mio piano d'accumulo su queste aziende oppure ridurlo. Ecco, queste sono le soluzioni che offre. Questo è quando dico di essere esigente con le aziende da mettere in portafoglio. Bisogna usare dati, bisogna muoversi in questo modo con intelligenza. Investing Pro costa tra l'altro meno di 30 centesimi al giorno, scontato di oltre il 50% con il mio link che ti lascio qua sotto. Quindi veramente non ci sono scuse, parliamo di meno di un caffè al giorno per costruire dei portafogli che siano forti, che abbiano dei rendimenti importanti. E ultimo punto, tieni la tua liquidità svincolata. Svincolata cosa vuol dire? Lascia perdere le obbligazioni a lungo termine, tienila su conti rendimento che ti generino degli interessi, sì, ma che tu possa accedere a questi fondi in qualsiasi momento per girarli nel momento opportuno negli asset da comprare, che siano azioni, che siano oro, che sia bitcoin, che siano materie prime. L'importante è avere accessibilità diretta, immediata ai propri fondi. Ricorda che la ricchezza non sparisce, semplicemente si sposta e se tu sai dove guardare, sai a che cosa guardare, riesci a leggere, a vedere, a anticipare questo spostamento, inutile dirti che potrai giovare al massimo di quelli che sono i movimenti in qualsiasi situazione di mercato. Oggi tutto sta nel muoversi per tempo e con una strategia che ti mostro nel mio canale, quindi iscriviti se ancora non l'hai fatto, iscriviti anche alla mia newsletter gratuita se ancora non l'hai fatto. Io volta per volta ti mostro non solo i dati ma anche come affrontare le cose, quindi come muoversi proprio con strategia e soprattutto anche con tempismo. Gli hard asset sono ciò su cui devi puntare. Gli asset sono ciò su cui devi puntare. Oro, bitcoin, argento, hard asset in generale, anche azioni, non sono una moda passeggera, sono la risposta ad un sistema basato sul nulla. Il sistema sta cambiando, il denaro sta vacillando e chi non si adatterà per tempo, ahimè, purtroppo perderà tanto se non tutto. Ti ringrazio per essere stato qui con me, cerca di non essere tu quello che perderà tutto. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.